Rimanendo nel campo della tecnologia, vi mostriamo adesso altre macchine affascinanti che da qualche decennio ormai sono diventate sempre più presenti nelle nostre vite. E allora sto parlando dei droni. Sono nati per uso militare e oggi ci permettono però anche di effettuare meravigliose riprese video o compongono nei nostri cieli delle coreografie suggestive, luminose, incredibili. Ma i droni sono anche uno strumento per la ricerca. All'Università di Delft in Olanda si stanno sperimentando dei prototipi che riprendono una delle idee più antiche e prolifiche degli scienziati di tutte le epoche: imitare la natura. Allora, vediamolo in questo servizio di Paolo Magliocco e Giulia De Frankovic. Il sogno di imitare le ingegnose soluzioni escogitate dalla natura è antico. Da Leonardo da Vinci in poi, molti scienziati si sono ispirati a ciò che vedevano fare da piante o animali, per provare a rifarlo grazie all'ingegno umano. Ed è proprio quello che oggi sta facendo la professoressa Salua Amaza nel Biomorphic Intelligence Lab dell'Università di Delft, in Olanda, creando droni capaci di muoversi e agire come oggi non sono ancora capaci di fare. Ad oggi la robotica crea soluzioni che sono fondamentalmente molto semplici e persino direi stupide. E invece la natura, attraverso milioni di anni di evoluzione, è arrivata a soluzioni che sono altamente complesse e altamente adattabili. In robotica quello che cerchiamo di fare, ispirandoci alla natura, è di ricreare o replicare parzialmente questa complessità nei nostri sistemi. Questo prototipo ha dei baffi che imitano quelli dei roditori o delle talpe, che consentono agli animali di muoversi anche al buio. In effetti il drone può muoversi senza guida, in assenza di luce e in mezzo a ostacoli, cercando da solo una strada. Potrebbe esplorare una grotta, un cunicolo molto stretto, o individuare e superare barriere trasparenti. Immaginate un palazzo crollato e inaccessibile. Un drone di queste dimensioni può facilmente entrare, esplorare e navigare l'edificio alla ricerca di vittime e superstiti. E questo lo fa grazie a questi baffi tattili, che sono estremamente leggeri. Sistemi come il sonar, per esempio, non sono adatti ad essere integrati su questi droni perché richiedono troppa potenza per il funzionamento. Su questo prototipo abbiamo montato 2 baffi sul davanti del drone. Tuttavia ne possiamo montare molto di più anche tutto intorno. Questo modello invece è stato attrezzato con 3 dita che ricordano quelle delle nostre mani. Le dita possono piegarsi e individuare una superficie. Proprio come un polpastrello umano è in grado di capire dove sia esattamente l'ostacolo, di che superficie si tratti, la sua consistenza e se ciò che le dita hanno trovato sia un appiglio sicuro. Ma può anche sganciarsi e riprendere a volare. I droni tipicamente non sono dotati del senso del tatto e difatti quello che vedete qui non sono delle semplici pinze, ma delle vere e proprie dita antropomorfe con sensori tattili su ogni polpastrello. Al contatto il dito si chiude. Questo ci aiuta a capire esattamente dove gli oggetti sono posizionati rispetto al drone e il drone in questa maniera può riagganciarsi agli oggetti in maniera più sicura. Ed ecco un drone che è capace di volare, ma anche di spostarsi sul terreno. Non ha dei semplici piedi, bensì un sistema che ha una via di mezzo tra un tentacolo e una ruota. Quando a terra, i tentacoli si chiudono e le ruote consentono di trovare l'appoggio su terreni molto diversi e di risalire lungo un pendio irregolare. Il suo uso potrebbe aiutare l'esplorazione di pianeti extraterrestri, dove è difficile sapere in anticipo che cosa si troverà. E infatti il suo sviluppo è condotto insieme all'Agenzia Spaziale Europea. Noi ci ispiriamo sempre alla natura. Difatti il tentacolo del drone si ispira in maniera molto veritiera al tentacolo del polpo. Ci permette questo di avere locomozione terrena su diversi tipi di suolo, ma anche la capacità di aggrapparci ad oggetti cilindrici, quali per esempio rami di alberi, o di trasportare oggetti in volo. Ed ecco un altro progetto del Biomorphic Intelligence Lab, un drone che come un ragno distende la propria ragnatela. Lo fa mentre vola sulle chiome degli alberi.
La ragnatela scende, si posa sulle foglie e comincia a raccogliere dati di tutto ciò che succede intorno. È già stato usato nelle foreste dell'Amazzonia, dove lo vediamo impegnato in queste immagini. La ragnatela si integra molto bene con l'utilizzo dei droni perché è molto leggera, molto ampia e si appoggia bene sulle chiome degli alberi e quindi è perfetta per misurare la biodiversità della foresta che altrimenti è sconosciuta. E come lo fa? Lo fa attraverso la registrazione di suoni, di immagini e in prospettiva la raccolta di DNA ambientale. Ci vogliono fantasia, capacità di osservazione e anche tanta pazienza per trovare l'idea giusta, i materiali adatti e scrivere i programmi capaci di far muovere i droni nel modo giusto. Ma ciò che si può fare imitando le infinite forme della natura non ha davvero limiti.